Oggi vi porto a pesca in un posto molto particolare, vicino a yacht da milioni di euro, in compagnia però di un pescatore eccezionale, Carmelo, un siciliano che vive a Malta da molti anni e che ho conosciuto durante il mio viaggio nell'isola. Sto qui da 15 anni ora. Carmelo mi spiega che a Malta ci sono pochissimi pesci, per tanti motivi che vi spiegherò nel prossimo video, però vogliamo provarci lo stesso e lo faremo in un posto incredibile. Pescheremo di fronte alla valletta, con alle spalle il Forte Sant'Angelo. Vabbè dai, cominciamo! A Malta fortunatamente si può pescare in alcuni porti e visto che oggi il mare è molto mosso, ne approfittiamo per farci una bella pescata comodi con la macchina ad 1 metro da noi. E visto che Carmelo è molto bravo a pescare con la bolognese, ne approfitto anche per conoscere un tipo di pesca che non ho mai praticato con frequenza. La nasta si bagna solo se prendiamo, perché porta male bagnarla prima. Guarda! La scaramanzia accompagna ogni pescatore in ogni angolo del mondo, vedo. Assolutamente! Guardate che meraviglia questa canna, eh! Questa è veramente la Ferrari delle bolognesi. Obiettivo di oggi: pesca ai cefali utilizzando il pane come esca. Pescheremo con una montatura molto semplice, 2 ami con un finale dello 0,10, aggancio rapido, bulk di piombini e galleggiante scorrevole. Questa modifica l'ha fatta Carmelo per far sì che il galleggiante, che inizialmente nasce come un galleggiante fisso, diventi un galleggiante scorrevole e si vada a fermare su questo nodo che c'è qui nel mulinello. Ma ha fatto pure il finale, porca miseria, mi piace farlo il finale. Comunque, come vedete c'è una solina e il finale a campana è lungo una 40 da una parte e una 50 dall'altra. Come ami useremo ami della Gamakatsu serie 1100. Prima di cominciare a pescare bisogna però fare un'operazione importantissima: preparare la pastura. La pastura in questa pesca è infatti fondamentale e Carmelo è bravissimo a spiegarci come farla nel modo corretto. La pasturazione nella pesca ai cefali è la cosa fondamentale, se non si pastura bene non si prende. Oggi, pescando in un fondo di 12 metri, dovremmo avere una pastura che è molto solida, quindi non voglio esagerare con l'acqua. Faremo una prima bagnatura. Allora vedo che ti sei portato una roba per cercare l'oro, ma in realtà non stiamo cercando l'oro. Sì, quello è un filtro per levare i grumi della pastura. Perché leviamo i grumi? Perché i grumi vanno sul fondo e il pesce se li mangia, si sazia. Noi non vogliamo che il pesce stia con la testa sul fondo a mangiare i grumi, specialmente i cefali, ma vogliamo che il pesce vada sulla nostra esca. Cominciamo così a setacciare la pastura. Di solito su 3 kg di pastura, mezzo chilo sono grumi. A destra abbiamo la pastura Ancora da setacciare. Esattamente, mentre a sinistra la pastura setacciata che si può... È una farina praticamente. E qui i grumi che vedete sono molto solidi, che però diciamo rimangono tali. Dopo la prima bagnatura è importante fare una seconda bagnatura. In questo posto di pesca ci sono 12 metri e 12 metri, la bagnerò pochissimo, non voglio che la pastura si sfaldi immediatamente. Ed è anche importante farla scendere in fretta perché non voglio attirare minutaglia che disturberebbe la nostra pesca. Prima di cominciare prenderò un po' di pastura senza comprimerla. La butterò a mare perché voglio capire che corrente c'è. Ah, non c'è. È un po' a sinistra. C'è un po' leggermente. In questo posto particolare l'acqua entra sotto il molo fino a 5-6 metri, quindi in questo posto non c'è parete. Non essendoci parete, il pesce sta sotto la strada praticamente, a 5 metri. Ah, non c'è parete, quindi praticamente i pesci stanno... Esattamente. Quante ne lanciamo di queste? 3 a inizio pescata e poi una ogni 5 minuti oppure una ogni pesce che si prende. Le palle di pastura che lanciamo all'inizio sono grandi come arance, le seconde invece sono già più piccole. Appena finito di preparare la pastura possiamo finalmente cominciare a misurare il fondo e poi pescare. È fondamentale regolare il galleggiante alla perfezione. Oggi pescheremo a circa 10 cm dal fondo, proprio perché i cefali amano mangiare in prossimità del fondale stesso. E come esca, invece della classica treccia, utilizzeremo del semplicissimo pane da toast. Carmelo, ma scusa, ma non vedo la treccia. Faremo pane da toast, pane freddo. Aspetta. Perché no? Sì, a mezzogiorno sparano, ogni giorno a mezzogiorno sparano una botta di cannone da valletta. Come facciamo? Bagniamo 2 fette velocemente. Sì.
pressiamo per levare l'acqua in eccesso, in 10 secondi è fatta. Ho trovato questa migliore del pane francese, È molto più economica. perché è più economica e anche in acqua si sfalda molto meglio. Si apre, vedi come si apre, si espande? Sì, sì, quest'acqua meravigliosa. E Carmelo mi fa vedere anche come innescare il pane da toast. Vi assicuro che non è semplicissimo, bisogna un attimo prenderci la mano per evitare che si sfaldi subito in acqua. E finalmente, dopo mezz'ora di preparazione, si comincia a pescare. Dopo una ventina di minuti, senza che nulla accada, il primo a prendere un pesce è proprio Carmelo. La mettiamo nella nassa e la rilasceremo a fine pescato. E poi finalmente comincia a muoversi qualcosa anche sulla mia canna. È un'occhiata. Ovviamente essendomi messo dietro. Un'occhiatina, eh? È un'occhiata di piccole dimensioni che ha attaccato voracemente l'esca, però di cefali neanche la traccia. Non faccio in tempo a metterla nella nassa Ok. che Carmelo stavolta aggancia qualcosa di molto interessante. Ci sei? Cefalo? No, Madonna mia, è uno sparaglione gigante. Sì, questo è davvero grosso. È il re degli sparaglioni quello. sai quanti anni ci sta per raggiungere queste dimensioni? Dai 12 ai 15 anni, perché hanno fatto una ricerca all'Università di Malta sulla velocità della crescita di questo tipo di sarago, sì. Sarago sparaglione, che non si chiama. E dopo il bellissimo sarago di Carmelo che ributtiamo direttamente in mare, tutto si ferma per un paio d'ore, sotto il sole cocente e la pioggia che si alternano ogni 15 minuti. Stava dando l'urto? Sì, io non odio vedere la plastica, poi la buttiamo perché veramente. Nelle riprese infatti alterniamo felpa a maglietta, perché si passa dal caldo estremo al Le freddo. manciate si sono fermate e ipotizziamo a causa di una forte corrente sul fondo. Infatti vedo Carmelo che si sta agitando. Infatti possiamo vedere qua. Guarda là. Questo era un finale nuovo. Possiamo vedere che dal nulla si è intorciato tutto. Quindi ora cambieremo l'approccio, pescheremo i cefali al tocco con un piombo da 8-10 grammi e un paternoster con un finale con braccioli di 20-30 cm. Vista la totale attività nei pesci, probabilmente a causa della corrente, Carmelo decide di cambiare tutto e pescare al tocco, una pesca che sinceramente non ho mai fatto, ma che vi dovrò spiegare bene in un video successivo. Stavolta niente galleggiante, si pesca con una cannina corta, piombino da pochi grammi appoggiato sul fondo e 2 braccioli, sempre innescando il pane. Se i pesci ci sono, mangeranno nei primi secondi. Dalle testatine, il ragazzo. È un bel cefalone. Dai. Bellissimo pure. Non lo vedo. Dopo un combattimento che è durato solamente una decina di secondi, il cefalo comincia a tirare davvero, ma appena va verso il basso si slama. Peccato, aveva abboccato subito. Vabbè, ci stavo sbagliato io, ho messo il retino troppo presto. Funzionato. Funzionato, ho mangiato subito. Aspetta. Ma i pesci ormai sono sotto di noi e qualche minuto dopo Carmelo ne allama un altro. Subito la pasta. Ed è dentro. Un bel cefalo. Carmelo ha preso davvero un bel cefalo, che non deve stupire, è allamato per tutti e 2 gli ami, ed uno lo ha sulla schiena. Questa cosa è normale quando si pesca con 2 braccioli di lunghezza diversa, infatti durante il combattimento il pesce spesso rimane allamato anche con l'altro amo sulla schiena appunto. Questo era il tuo. Sì, può essere. Si continua, dai. Stanno mangiando, eh? Ho un bracciolo tagliato, probabilmente ci sono le salpe che stanno mangiando, perché mi aveva dato una bella mangiata. Ora vi faccio vedere in diretta, vediamo se ci riusciamo. In realtà è Carmelo che ci fa vedere un altro bel cefalo preso in diretta. Pescarli con queste cannine leggere da trota è un puro divertimento. Queste canne essendo leggerissime, questa è una 4-8. Mhm. Ed è entrato.
Questo penso che sia un po' più piccolo dell'altro, ma ha tirato molto di più. Ha lamato perfettamente dal labbro superiore. Ma questo cefalo purtroppo sarà l'ultimo di tutta la pescata. Infatti nelle successive 2 ore non succede più nulla, non si vede neanche una boccata. Ma com'è possibile che in un'isola come Malta non ci sia pesce? Carmelo, come mai non c'è pesce a Malta o comunque ce n'è pochissimo? I posti dove andare a pescare sono ridotti, i pesci stanno per lo più in posti che sono diventati privati. Negli ultimi anni abbiamo perso tantissimi posti per causa dei privati che hanno aperto marine, yacht, e nei pochi posti che abbiamo siamo costantemente bombardati da reti. Qua buttano reti anche a 5 metri dalla costa e l'isola essendo piccola ovviamente è facile coprirla tutta con reti. Questo è uno dei problemi. Ed è incredibile come un'isola come Malta sia così povera di pesce. L'uomo in pochi anni è riuscito a trasformare un paradiso in un deserto. Rassegnati e stanchi, decidiamo di smettere, non prima però di aver regalato una piccola emozione anche ad Eva, che è stata tutto il tempo dietro la telecamera sotto le intemperie. Poverino, come agganciato? Un piccolo sarago fasciato, agganciato per la coda, è la nostra ultima preda di oggi. Finisce così la nostra avventura di pesca a Malta. Felici però di aver imparato qualche bel trucco da un bravissimo pescatore e da una persona fantastica. E con una brioche e gelato salutiamo Carmelo e continuiamo il nostro viaggio che vi sveleremo prossimamente.